Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video da Credendario. Oggi guardiamo come ricaricare la nostra TC Max TS o TC o TSX dalla moto direttamente mettendo il caricatore che vedete qua, originale in questo caso da 5 A all'interno della moto. Io ho messo un 15 A per avere ancora la ricarica più veloce e quindi andiamo a vedere come si fa. Tutorial per inserire il caricatore nella Super Soco all'interno. In questo caso nella mia ho un 15 A, quindi più grande, ma l'originale, quello da 5, possiamo metterlo tranquillamente all'interno qua che vedete. Per fare questo, adesso voi lo vedete così, bisognerà nella versione 2020 togliere il controller che è attaccato qua sotto con una staffa. Questa staffa avvita il controller con 4 bulloni, 2 di qua e 2 di qua. Prima di togliere questi bulloni, come vedete, questi due staffe sono avvitate qua in questi buchi, quindi avremo questa staffa messa in questo modo, quindi avvitata qua e avvitata con delle viti, uno di qua e uno di là, quindi avremo questo agganciato in diagonale così con il nostro controller. Quindi svitiamo i 2 bulloni qua, le 2 viti qua, tiriamo giù tutta la staffa e in questo caso non tutte sono così, ma alcune hanno anche questo rinforzo che va attaccato qua, basterà tagliarlo come vedete. Dopodiché svitiamo le 4 viti e ci rimane solo il controller in mano, come vedete in questo caso qua. A questo punto mettiamo, io ho già messo questo, metteremo il nostro controller sotto nella pancia e con il cavo, vedete il cavo che va praticamente lateralmente, lo facciamo scorrere, mettendolo qua, lo facciamo scorrere qua su e andiamo a collegarci in parallelo. Adesso vi faccio vedere, mentre l'altro che va di qua lo facciamo uscire. Qui vedete che l'ho fatto passare, lo facciamo uscire e va, eccolo qui. Questo qua è il cavo che va ad alimentare il trasformatore sotto. Io in questo caso l'ho fatto così, allungabile, quindi io apro, tiro fuori il cavo e vado alla presa 220 volt. Mentre dalla parte, come vi dicevo prima, del caricatore non ci possiamo sbagliare, perché vedrete che c'è un filo rosso e un filo nero. Lo facciamo passare il cavo, ok, e andiamo a collegarlo, vedete, dalla parte della moto in parallelo al rosso e al nero, come se avessimo la carica laterale. Quindi quando noi daremo corrente è come se noi lo facessimo caricare da qua, va a caricare alla moto. Quindi una volta sistemato questo e passato i cavi, andremo a chiudere il tutto. Per chiudere il tutto, nel mio caso è un po' più difficile perché questo è più alto dell'originale, si tribola un po', se no con il suo originale 5 è molto più semplice. Si metterà questo all'interno, ok, così, e ovviamente poi chiudiamo tutte le plastiche. E io ho messo ancora una, vedete qua, fascetta metallica per tenere tutto attaccato al telaio che c'è qua sotto, in modo che anche con i sobbalzi non si muova niente. Ok, una volta montato il tutto, vedete che ho stretto con la fascetta che dicevo metallica, invece di avere questo da 15 A, se lo volete mi chiamate, ve lo fornisco, avremo quello lì da su originale 5 A, che ovviamente è più basso e quindi ci sta ancora più facilmente. Una volta finito sarà messo in questo modo qua, quindi verrà così, e basterà mettere una fascetta, magari adesso la metterò per chiudere il tutto, chiudiamo le carene e il gioco è fatto. Noi potremo caricare tranquillamente la moto in qualsiasi posto dove andiamo, che ci sia il 220 a disposizione. Al prossimo video da Credendario, ciao ciao!